Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere come friggo io il pesce. Come vedete ho dei merluzzetti e delle triglie bellissime, poi della semola di grano duro e un tagliere in legno, che poi vi dirò perché uso il tagliere in legno. Ovviamente sia i merluzzetti che le triglie sono squamati e viscerati, puliti. L'unica cosa che lascio nelle triglie è il fegatino all'interno perché per me è molto gustoso, oltre che, come tutti i fegati del pesce, ricco di proprietà. Cominciamo. Una bella insemolata. Dico proprio insemolata e non infarinata perché io per friggere uso esclusivamente semola di grano duro. In alternativa, se non riuscite a trovarla, che sarebbe il classico semolino, tanto per intenderci, potete usare anche una semola rimacinata che rimane con una granulometria un pochettino più fina. Vedete una bella insemolata da tutte le parti e poi le poggio sul tagliere. Quindi è importante che il pesce abbia prima dell'insemolata una certa umidità, poi dopo questa umidità la deve perdere e il tagliere in legno non fa altro che assorbire e asciugare il pesce e quindi renderlo più rigido poi in cottura. Olio bollente, possibilmente di arachide, ma va bene anche quello di girasole. Faccio il test, quindi poggio una puntina della coda per vedere se l'olio è abbastanza caldo e poi metto pochi pezzi per volta, in modo così da non abbassare la temperatura. E non li tocco, praticamente li separo, cerco di dare lo spazio giusto e li lascio così. Volendo si può utilizzare un paraschizzi, questo più ovviamente per questioni di pulizia. Vedete, non l'ho toccato e do poi una girata. Il tempo di cottura è di qualche minuto, dipende molto dalla grandezza del pesce. Come potete notare durante la girata il pesce si è già irrigidito, quindi ha già fatto quella crosta fondamentale per tenere appunto la scatola di cottura. Qualche altro secondo, dopodiché posso già scolarlo. Quindi per cuocere questi pesci, questi merluzzetti, 2 minuti e mezzo, max 3 minuti, non di più. Vedete come li prendo che sono praticamente rigidi e quindi rimangono croccanti fuori e morbidi all'interno. Ecco qua. E così continuo, ovviamente finendo prima la cottura di tutti i merluzzetti e poi inizierò con le triglie. Non mischio le due specie, le due qualità di pesce, anche perché poi la triglia ha la tendenza a colorare un pochettino l'olio e quindi è sempre meglio cuocerli a parte. E poi, avendo una dimensione diversa, hanno anche cottura diversa. Guardate come rimane rigido il nasello. Ecco qua, posso prenderlo con le pinze e scolarlo così. E questa è la cottura finale, la croccantezza della pelle. Adesso metto le triglie, anche queste poche per volta. Vedete, sono già asciutte perché le ho lasciate nel tagliere in legno a perdere l'umidità. Metto in olio bollente sempre un paraschizzi e le lascio così, senza muoversi, non le tocco più. Adesso, dopo un minuto e mezzo, do una girata e ultimo la cottura. Qua proprio pochissimo, non ci deve stare tanto. La triglia, essendo più piccola,
ha bisogno di minor cottura. Poi dipende molto anche dal gusto personale, perché a me piace morbido dentro, c'è chi invece lo preferisce più croccante e quindi lo lascia un po' di più, però per me il pesce deve essere non asciutto quando si frigge. Guardate la compattezza, è perfetta. La semola di grano duro ha questo effetto, lo rende compattissimo esternamente. Ecco qua. Poi ovviamente metto su un panno carta ad asciugare. Finisco la cottura delle triglie. Guardate anche come galleggiano. Eccole qua, perfette. E questo è il risultato finale. Guardate la crosticina e la polpa interna, bianchissima, morbidissima. Il pesce fritto io lo accompagno col pomodoro e anche qualche goccia di limone, perché alcuni dicono che il limone non si mette nel pesce fritto. Io ce lo metto perché mi piace. Guardate che polpa, uno spettacolo. La triglia fritta è la fine del mondo, veramente buona, veramente buona. Guardate come si stacca perfettamente dalla lisca, la cottura è uno spettacolo, cioè buonissima. Non resisto all'assaggio, guardate il fegatino, tutto, da mangiare tutto, anche le lische. Questo è il mio modo di friggere il pesce, provatelo. E intanto io mangio. Stravanata, neanche il sale ci ho messo.